ma se l'artista diventa un'opera d'arte e questa opera d'arte è per giunta una criptoarte. Lui è Kevin Abosch. Scopriamo cosa è successo. L'artista irlandese Kevin Abosch, per la precisione un ritrattista, salito alla ribalta nel 2016 per aver venduto a un collezionista una sua opera per 1 milione di euro. La peculiarità è che l'opera era il ritratto di una patata. Quest'opera si trovava nel salotto dell'artista e il collezionista, vedendola, non ha saputo resistere e ha voluto far sua quella fantastica patata. Questo evento ha creato in Abosch uno strano sentimento, una riflessione su se stesso, sul suo essere artista e la sua arte. Si è sentito in qualche modo mercificato. È un concetto abbastanza normale e usuale tra gli artisti, i quali sentono loro la propria arte e ogni volta che questa viene venduta è come se un pezzo di loro venisse venduta con essa. In questo caso l'artista si è sentito come una vera e propria moneta. Da lì è nato quello che è diventato un caso unico nel mondo dell'arte. Per contrastare tale mercificazione ha deciso quindi di creare una moneta virtuale, una criptovaluta che lo rappresentasse, creando quindi I am a coin. Io sono una moneta, io sono la moneta. Ha legato a questa moneta ben 10 milioni di opere, 10 milioni di contratti basati su piattaforma Ethereum, quindi su blockchain. A queste opere, a questi token, sono stati poi abbinate altre 100 opere fisiche realizzate con 6 fialette del suo sangue, volte a certificarne l'autenticità stessa delle opere. Cosa significa questo? Che l'artista tecnicamente si è tokenizzato. Per token si intende la rappresentazione digitale di un bene, in questo caso equity token, o di una funzionalità o servizio, in questo caso utility token, rilasciati da una DApp, Decentralized Application, ossia un sistema basato su tecnologia blockchain, quindi database distribuiti, che ne normi la distribuzione all'interno dei soggetti coinvolti. Quindi abbiamo un erogatore di servizi che prende un bene, ne diventa garante della sua suddivisione, sia un bene fisico o un bene digitale, ne è responsabile di questa suddivisione e va poi a smistarlo in un mercato libero o privato. Quindi, dall'altro lato, si possono acquistare dei token. Maggiori saranno i token, maggiore sarà la proprietà di un determinato bene o servizio. Bene, parliamo quindi di equity token, funzione o servizio, parliamo di utility token. Tutto questo per capirne anche la funzionalità è sì tecnicamente basato sulla blockchain, ma non è una criptomoneta. Quindi cosa significa? Che queste informazioni non hanno bisogno di un sistema che generi delle convalidazioni in automatico, ma bensì si possono appoggiare ad altre criptomonete o altre piattaforme che danno questi servizi, appunto come Ethereum. Questo cosa significa? Che a monte vi è un provider che valida l'informazione, quindi la famosa blockchain e i database distribuiti nel mondo, e diventa garante che l'operazione realizzata con i token anche da altri DApp, quindi da altre società, sia valida e comunque contenuta all'interno di un'infrastruttura ancora più grande con maggiori validazioni e sicurezze. In questo caso, per tornare all'arte, l'artista decide di tokenizzarsi, quindi di far sì che la sua persona sia un'opera d'arte e quindi di poter vendere parti di se stesso a diversi collezionisti. Questo avviene legando appunto questi certificati in parte alle opere fisiche e in parte alle opere virtuali, creando così un sistema di validazione e di controllo tra le due, quindi certificato e opera. Abosch continua nella sua ricerca e continua a studiare questo argomento, tanto che realizza un'opera realizzata in codice Bitcoin con la scritta Lambo, un'opera realizzata in neon fluorescente giallo. L'opera trae ispirazione da una famosa frase, il Lambo Moment, ossia quel momento in cui i guadagni sono talmente grandi che ti puoi permettere di comprare una Lamborghini, uno status symbol di successo. E così è stato anche per lui, tanto che l'opera è stata acquistata immediatamente per $400.000 dall'ex CEO di Skype a San Francisco, ad un valore in qualche modo ben più alto di una Lamborghini. L'opera è composta da 42 caratteri alfanumerici, che rappresentano quindi il codice identificativo, l'hash, nel quale viene identificato il token, ovviamente passato in blockchain, proprietario di quell'opera.
chiamata Wailambo, certificato creato appositamente da Abosh per l'opera. La blockchain e le criptomonete sicuramente affascinano gli artisti, li incuriosiscono e li portano ad andare oltre nella loro ricerca artistica, a volte mettendosi anche loro in discussione. E tu sei pronto a collezionare un criptoartista?